già il copione. Beh, già può essere. Sì, già così va bene. Fanno colorate. Un po' così. Vediamo su internet. Vecchia ha detto che non possiamo. E di nascosto fra tipo è un po' più di idea, però magari tipo così. Fa vedere. Sì, esatto, perché il cervello è un po'. Fa vedere Sabrina, sì. Aspetta. Ah, grazie, top. Guarda, tipo così. Però questo qua è meglio questo secondo me. Un po' più rotonde. Sì. Sì. Ah, vedi, sono un genio. Non è mia abitudine essere un genio. Ecco, così, sì, così. Magari dentro, prova a fare delle linee lunghe in mezzo. Delle linee lunghe in mezzo e poi qua fai delle linee corte. Tipo così, sì. Tipo. Questa non era la svastica. Com'è la svastica? Tipo la svastica nazista. No, per bruciarla. Lui ha detto una bandiera dove si brucia la svastica. Non premere troppo, Oleg. No, tranquillo. Dove si brucia la svastica. Quindi dove... Sarebbe tipo così. Un cerchio qua con un segno per dire Troppo semplice, però l'abbiamo già vista. Ciao, io sono Carlotta, sono un'educatrice del centro hip hop, lavoro per FATA da tanti anni e seguo i ragazzi sia nel momento dei compiti che nelle attività educative. E qui al centro hip hop facciamo tante cose, abbiamo tanti progetti e quest'anno ci hanno coinvolto all'interno di un progetto della Fondazione Fossoli e stiamo lavorando con i ragazzi per realizzarlo. Non pensare ci piace come parola? O vogliamo trovare un'altra parola, un modo per dirlo diverso? Sapete che abbiamo detto spensieratezza? Proviamo così. Essere spensierati. Spensieratezza. Ciao, sono Gianluca, faccio parte dell'equipe educativa del Centro Hip Hop, che è un centro educativo che si trova negli spazi dell'Oratorio Cittadino di Carpi. Con l'invito della Fondazione Fossoli e l'aiuto dell'artista Simone Ferrarini, collettivo FX, abbiamo aderito al progetto Remain Child Muri contro l'oblio e abbiamo coinvolto i nostri ragazzi in questo progetto di immaginazione collettiva per dare forma al loro pensiero e un piccolo manifesto in forma di bandiera. Sono Simone Ferrarini, faccio parte del collettivo FX e ci occupiamo siamo operatori o culturali nello spazio pubblico. Di solito usiamo il linguaggio visivo, cioè la pittura, i murales oppure altre installazioni nello spazio appunto pubblico e in questo caso avevamo l'esigenza di avere un punto di vista diverso sul ragionamento delle bandiere. E quindi abbiamo deciso di sfruttare i ragazzi di giovani generazioni e con origini magari anche diverse da quella italiana, insomma qua ci sono ragazzi che vengono fondamentalmente da tutto il mondo e quindi è nato questo progetto dove la parte ideativa e una parte anche di creazione estetica è fatta in collaborazione con i ragazzi. E quindi però al posto del sole abbiamo fatto il cervello con la X. Quelli del pensare ci facciamo un bel cervello. la Sabri batte tutti. Massa. Ma quello è un cuore o un cervello? Ha un cervello. Però sembra un punto al cuore, Facciamo la forma un po' del cuore. Ok. Ci sta come cervello, sembra un cuore. Magari se lo facciamo così, guarda, così già sembra un po' il cervello. Questo Però siete d'accordo che fare un cervello con una croce? Cioè un minimo ci arrivano. Con una bella X. fatta preciso. Però le bandiere che abbiamo fatto fino ad oggi, se ci pensate, in questo tramonto che cosa potrebbe esserci? Internamento, sì. Sto dicendo la Germania nazista è una cosa che so sa Allora diciamo che quando si va su certi argomenti che sono appunto le bandiere, l'identità, l'appartenenza, è fondamentale avere dei punti di vista diversi. Che non sono quelli tipo miei, nato e cresciuto in un unico posto all'interno di un'unica cultura. E questi ragazzi, che sono completamente diversi uno dall'altro, sono stati fondamentali da un punto di vista creativo, cioè dare una visione completamente diversa di quello che è la bandiera, di quello che è il gruppo, di quello che è l'appartenenza, di quello che è la comunità. Quindi, come dire, l'aspetto creativo, l'aspetto ideativo è stato soprattutto dei ragazzi. Poi dopo la parte fatta da noi
e io come operatore culturale e gli altri come educatore, quello di finalizzare quello che loro hanno tirato fuori dal punto di vista di visione e anche di invenzione. I ragazzi che hanno preso parte al laboratorio sono gli adolescenti del mondo in cui viviamo, in cui ci troviamo tutti i giorni e con cui facciamo i conti. Sono ragazzi che vengono dal mondo, vengono da almeno una dozzina di paesi diversi e quindi hanno storie e su di loro vediamo i segni, ecco, di culture che si mescolano, di famiglie che hanno viaggiato per tanto tempo e che trovano una nuova casa qua a Carpi, con tutte le sfide, ecco, che l'adolescenza pone a questa generazione che guarda al mondo, fa delle domande, pone delle questioni e a volte avrebbe bisogno e cerca delle figure di riferimento, degli adulti, qualcuno che in un qualche modo li accompagni per fare un po' ordine ai loro pensieri e alle loro emozioni. Ma quindi la bandiera del pensare potrebbero essere 1000 pensieri? Come si fanno 1000 pensieri dentro una bandiera? Le robe dei fumetti, hai presente le nuvolette? Che quando parlano possiamo fare quelle. E dentro? Dentro un cervello. Raga, però non sprecate i colori. Sì, perché abbiamo Allora, facciamo la così. bandiera del pensare e la bandiera del non pensare. Di Quella non del pensare? possiamo cosa Ma più. tipo nella roba di pensare possiamo fare prato, delle farfalline. No. Farfalline? Di non pensiero? Perché sei leggera quando non pensi. Direi di non pensiero. Con un sole che sta tramontando. Non ho capito. Cioè il cervello da cervello che lavora, piano piano si lascia andare e si trasforma in una nuvola. Dentro il tramonto. Provate a disegnare. Vai, dammi il pennarello. Però Sara, bisogna che troviamo un modo utile per tutti per usare bene i Seba, fogli e avere delle idee. Però non è sufficiente questo, bisogna aggiungere qualcosa. Dei colori. Qua c'è un palo dove ci sono dove c'è il filo spinato elettrico. Dove c'è anche il filo spinato elettrico. Così? Mi ricorda molto un film che ho visto l'altro ieri. Stando a contatto con i ragazzi comunque ci si scopre anche un po' in se stessi, nel senso che io ho scoperto di avere capacità relazionali che non sapevo di avere. Per i ragazzi sono diventata anche un punto di riferimento a volte, mi vengono a raccontare spesso le loro cose, è anche bello entrare qua all'hip hop, essere accolti, dire ciao Dharma, ti devo dire questo, ciao come stai, così. Allora, proviamo a lasciare questa così, dopo la facciamo vedere a Simo. Adesso dobbiamo fare quella del pensare. Noi avevamo pensato a un cervello. Abbiamo detto prima, tu me l'hai detto, che proviamo a stare su questo pensiero qua. Proviamo a stare su questo pensiero qua. Quando pensiamo, Come copiare la verifica? Come passare la verifica? pensiamo alla scuola. Sì, sorelle non di sangue separate. Proviamo a dire alla tutte le nascita. cose a cui pensiamo. La scuola, gli amici. Come si fa a farsi strada tra tutti questi pensieri? Io di solito a volte. Io penso. Non pensare. Ma allora non Io ti fai penso alla strada, fiera. abbandoni la nave, no? Io penso alle cose che mi fanno ridere. Allora, se noi parliamo della bandiera, se noi parliamo di una bandiera della pace, È difficile trovarla qua. però il ragionamento che tu giustamente hai sottolineato. Allora, la bandiera della sincerità è fatta con un volto e i raggi del sole. Il volto è qualsiasi persona del mondo, i raggi del sole rappresentano la sincerità, che è bella però a volte può essere anche pungente. Ciao, sono Oleg, vengo dalla Moldavia e oggi parlerò di un progetto che ho fatto con l'associazione Fossoli, che consiste in ricreare delle bandiere come vogliamo noi, cioè delle bandiere di qualsiasi tipo, però che le crei te usando la tua immaginazione. È un lavoro molto divertente, ma anche un lavoro tipo che fai una sfida col tuo cervello e metti alla prova il tuo cervello per vedere quanto riesci a fare. E visto che sono appassionato di storia, a me questo lavoro è piaciuto anche molto, per l'appunto io ho ricreato una bandiera della pace in mia versione. Abbiamo anche parlato con l'artista che si chiama Simone, che è molto simpatico, ha idee molto creative, è gentilissimo e sa metterci a nostro agio, ci prepara per disegnare le bandiere perché vengano buone, cioè vengano perfette come vogliamo noi.
Allora, queste due facce rappresentano due paesi, questa qua è una bandiera della pace, queste due facce rappresentano due paesi che sono in conflitto tra loro e questi due paesi loro non guardano i lati che ha l'altro, tipo loro pensano solamente a quello che vogliono fare loro, ma non si mettono nei panni dell'altro per vedere davvero perché quell'altro paese fa questa cosa. E quindi la guerra è così, è per questo motivo. Le parole vanno a formare, o il fiato va a formare, quello che esce va a formare la figura dietro. Sì. Cioè se prendere i contorni della persona dalle parole che lui dice, che la persona si forma perché io sto parlando di quella persona lì. Non lo so. Questa bandiera quando la usiamo, se la dobbiamo usare da qualche parte, quando è che la sventoliamo? Quando qualcuno fa del gossip e lo vogliamo fermare? Non lo so. Cosa rappresenta la sicurezza? La sicurezza. La sicurezza è polizia? Polizia. Cioè quindi tu vai a disegnare tipo Carabiniere che sta al bagno. carabinieri, polizia, mi viene in mente di disegnare la caserma. Altre idee? Vi siete sicuri di andare in polizia per denunciare la gente? In Italia i draghi erano nel Po. Erano tipo a Guastalla. Allora, della mia famiglia la maggior parte i bambini sono nati qua in Italia, però i genitori e adulti tutti in Cina. Ciao, mi chiamo Yushin, ho 12 anni, sono nata qua a Carpi. Allora, questa idea l'abbiamo fatta insieme a Simone, che in pratica avevamo queste bandiere, avevamo avuto questa idea di unirle e di fare tutta un'unica bandiera insieme alle altre bandiere. Abbiamo preso il drago, poi le stelle, poi c'è la fenice, non so se è proprio fenice, però credo di sì, la luna, le stelle e tipo questa che non so molto bene cosa sia, però. Ok, vado io. Dell'hip-hop? Questa? L'avevate fatta martedì con le lettere, giusto? Sì. Ciao, mi chiamo McQueen. Tranquilla, lo rifacciamo. Non ci riesco senza. È meglio parlare con te invece di stare davanti alla telecamera. Ciao, mi chiamo McQueen, sono nata a Bergamo e sono di origine ghanese. Allora, questo progetto mi è piaciuto molto perché ho usato tutta la mia creatività e tra l'altro c'erano tutti i miei amici e gli educatori che abbiamo lavorato tutti insieme e mi è piaciuto collaborare. Allora, questa è la bandiera dell'hip hop. Abbiamo preso le lettere dell'hip hop per creare una sigla, una specie di logo che rappresenta l'hip hop usando l'H che è per l'hop, la P e la I. La O sarebbe il buco nella O. Perché se facevamo hip hop normalmente, sarebbe stata la normale sigla e un po' troppo classico. Quindi abbiamo usato un po' della nostra immaginazione per creare questa sigla. Sì, è stato divertente. E poi non sei incontrato. Dividiamo a metà, dalla parte il bene e da una parte. E questo percorso è stato molto interessante perché ci ha aiutato a entrare in questi temi con i ragazzi con i quali non sempre è facile parlare e trattare di alcune cose. È stato molto interessante vedere che per loro la felicità è ricevere un regalo che ha un nastro d'oro perché la felicità è preziosa, ma anche ha una carta rossa perché è una sorpresa. E il rosso per loro rappresenta la sorpresa. Oppure è stato interessante vedere come la sincerità è un sole che brilla, ma è un sole appuntito, perché a volte la sincerità, essere sinceri con gli altri, può fare anche male. E queste e tante altre cose è stato possibile parlarne con i ragazzi proprio grazie a questo percorso, che speriamo possa portare a un'opera che rappresenta non solo la pace ma anche tutti i nostri ragazzi che si sono impegnati davvero tanto per costruire insieme a Simone questo percorso.
In adolescenza noi assistiamo a delle trasformazioni profonde e a volte pensiamo che ci sia molta confusione. Questo progetto ha aiutato anche noi educatori a cogliere quegli sprazzi di creatività che in un qualche modo ci suggeriscono delle direzioni, delle traiettorie o mettono a punto quelli che sono un po' i desiderata dei ragazzi. Quindi poter mettere insieme i pensieri e creare veramente uno spazio di ascolto, di accoglienza, di immaginazione libera da tutto, anche dalle cornici che a volte costruiamo insieme e da cui poi prendono spunto tutte le relazioni che mettiamo in forma qui, ci ha consentito davvero di apprezzare, ecco, che il valore dell'adolescenza e quanto questa creatività possa effettivamente dare forma a cose nuove. Tutta la parte creativa che abbiamo realizzato qui in questo laboratorio diventerà un laboratorio aperto in piazza dove verranno realizzate 16 bandiere e 16 tele di 2,5 metri per 1,5 metri che poi verranno messe su delle aste e utilizzate come bandiere, che verranno dipinte a mano insieme ai ragazzi domenica mattina e pomeriggio, insomma, c'è un laboratorio proprio aperto dove si realizzano queste 16 bandiere di 2,5 metri per 1,5 metri.